Avete voglia di brownies ma non avete le uova in casa e quindi ci rinunciate? Beh, con questa ricetta non dovete assolutamente rinunciarci perché realizzerete dei brownies deliziosi e senza uova. Quindi voi amanti del cioccolato, mi raccomando, non perdetevi questa ricetta. Benvenuti e bentornati su Dai Colori ai Sapori. Per chi non mi conosce, io sono Valentina e oggi prepareremo insieme dei gustosissimi brownies. Questa ricetta, oltre a essere vegana perché non contiene né latte né uova, è davvero facile e veloce da preparare. Rispetto alla ricetta classica, non essendoci né le uova, essendoci molto meno burro, molto meno zucchero, è molto più leggera. Ovviamente rimane sempre una di quelle ricette da non mangiare ovviamente tutti i giorni, ma comunque rimane sempre una versione molto più leggera. E ora mettiamoci all'opera. Per sostituire le uova utilizzeremo 2 cucchiai di semi di lino dorato e 6 cucchiai d'acqua. Poi frulliamo con il mini primer. Come vedete la consistenza sarà gelatinosa. Lasciamo da parte e poi scaldiamo dell'acqua in un pentolino per poter sciogliere 160 g di cioccolato fondente a bagnomaria. Versiamo il cioccolato in un pentolino e poi lo mettiamo dentro alla pentola con l'acqua. Mescoliamo di tanto in tanto e appena il cioccolato si sarà completamente sciolto lo possiamo togliere dal fuoco. Poi in una ciotola versiamo il nostro sostituto delle uova, 80 g di zucchero bianco e 60 di zucchero di canna, 90 g di acqua, 100 g di margarina e poi mescoliamo. Ora aggiungiamo 180 g di farina zero setacciata o di farina 00, una bustina di vanillina o di estratto di vaniglia, 20 g di cacao setacciato, un pizzico generoso di sale, un cucchiaino raso di bicarbonato o più precisamente 4 grammi e poi mescoliamo. Se vogliamo essere sicuri di eliminare eventuali grumi utilizziamo la frusta. Ora possiamo aggiungere il cioccolato fondente fuso. E vedrete mano a mano che state mescolando che il composto si compatterà sempre di più. Diciamo infatti che non avrà una consistenza come quella delle torte che è più liquida ma sarà più corposo. Tagliamo poi 90 g di cioccolato fondente da mettere dentro l'impasto. Incorporiamo bene il tutto e lo versiamo in una pirofila o in una teglia di circa 30 x 20 cm. La imburriamo oppure la oliamo con dell'olio di semi e poi ricopriamo con carta da forno. Uniformiamo l'impasto aiutandoci con una spatola e per renderlo ancora più goloso potete metterci sopra le gocce di cioccolato fondente. I tempi di cottura possono variare dai 25 ai 30 minuti. Se li volete nella versione più umida, meno cotta, più chewy, più fudge, come dicono in inglese, allora li dovrete cuocere per 25 minuti a 190 gradi. Se invece li volete come li ho fatti io in questa ricetta, quindi un pochino più cotti ma rimarranno ugualmente morbidi e cioccolatosi, allora li mettete per circa 30 minuti a 180 gradi. Dato che non ho utilizzato l'acqua faba e quindi non essendoci neanche le uova, ovviamente la superficie non rimane così lucida come nei classici brownies, quindi ho voluto provare la glassa con lo zucchero a velo. È del tutto opzionale, vedete viene in questo modo, cioè viene un pochino cristallizzato lo zucchero e lo dovete rimettere in forno. Quindi se volete provare a dargli questa crosticina zuccherata, diciamo, li dovete allora levare dal forno. Se li volete cuocere per 30 minuti li levate a 25, ci mettete la glassa con un po' di latte oppure di acqua, vi deve rimanere abbastanza liquido, e poi li rimettete in forno per altri massimo 4-5 minuti. Quando vedrete che si formerà quella sorta di crosticina, allora è il momento che lo dovrete togliere. Ma questo è un passaggio del tutto opzionale, solo se volete
diciamo questa sorta di crosticina, se no non lo fate. Una volta pronti, i brownies li dovete lasciare raffreddare completamente, perché se no vi succederà un po' come a me, che quando li andrete a tagliare tenderanno a sbriciolarsi e vi rimarrà leggermente attaccato al coltello, quindi abbiate un po' di pazienza. Questo è il risultato: ricchi, belli umidi, dal gusto avvolgente. All'interno i pezzi di cioccolato si saranno sciolti e sarà tutto molto goloso. Si abbinano perfettamente a una pallina di gelato alla vaniglia, oppure con della panna, o semplicemente con un caffè o del latte. E anche con oggi abbiamo finito. Io spero che questo video vi sia piaciuto. Se sì, fatemelo sapere mettendo un bel like e fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate. Mi raccomando, iscrivetevi al canale attivando la campanella per non perdervi i prossimi contenuti, e se fate le mie ricette taggatemi su Instagram, perché mi fa davvero un sacco piacere quando vedo che riproducete le mie ricette in casa. Quindi io vi ringrazio davvero di cuore e noi ci vediamo alla prossima, sempre qui su Dai Colori ai Sapori. Ciao!